Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia oppure ascendente bilancia, solo per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà per te il mese di dicembre 2025 e lo facciamo con una struttura di tarocchi a cui applicheremo i grandi transiti che ci sono in questo mese, poi andiamo a vedere l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita affinché tu possa realizzare il tuo obiettivo, tutti i tuoi obiettivi in questo mese per canalizzare al meglio l'energia. Il rituale alla fine che ti leggerò è da inserirsi per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto all'info box, va bene? Quindi quel rituale lo inserite in quella pratica. È la grande pratica che sta dando risultati strabilianti a migliaia di voi. E quindi ragazze e miei ragazzi ti faccio il quadro astrologico che come si riversa su di te questo. Allora, con il quadro astrologico che abbiamo, con la luna piena in gemelli, ti darà, è come se ti desse la capacità di capire chi ti sostiene davvero e chi no. Va bene? Abbiamo Mercurio prima in Scorpione e poi passa in Sagittario, che ti inviterà a questo a comunicare con sincerità, con profondità, ma anche a espandere le tue visioni. Quindi anche a imparare cose nuove, a guardare oltre i confini abituali, insomma. Poi abbiamo Venere e Marte in Sagittario fino a metà del mese che ti spingeranno a vivere le relazioni con entusiasmo, con chiarezza, definirai i limiti, ti muoverai verso ciò che ti nutre emotivamente, veramente. E poi abbiamo Giove in Cancro, Saturno e Nettuno in Pesci e Plutone, grande Plutone in Acquario, che ti sosterranno nel creare alleanze mature. Ti sosterranno anche nel proteggere i tuoi progetti e a mettere le basi per un futuro più stabile e autentico. Quindi è un mese di equilibrio attivo, cioè sei chiamata o chiamato a scegliere con cuore e mente e a consolidare ciò che conta davvero per te. Tutto questo lo andiamo a vedere con i tarocchi, vediamo prima di tutto che cosa ci dicono, ok? Allora, chiedo al mio amante mistico, ossia spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, prosperità e gioia. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, come prima carta mettiamo il tema del mese, cioè che cosa devi realizzare in questo mese come anima, che cosa devi realizzare, cosa vuole l'anima, vediamo. Poi vediamo quali sono gli spiriti al tuo fianco, che si palesano anche sotto forma di eventi e persone che arrivano a te, no? Poi vediamo qual è la trasformazione interiore che avviene, quale nodo karmico si scioglie, cosa viene messo in luce, quindi quale nodo si scioglie per essere alleggerito, la trasformazione interiore. Poi vediamo che cosa accade nei vari ambiti della tua vita, lavoro, relazioni, e quindi qua andiamo a vedere il potenziale spirituale, ossia il dono che hai che poi si riversa in tutto ciò che vivi, no? Il dono spirituale. Poi andiamo a vedere il sentiero pratico, cioè quale deve essere la tua postura energetica per realizzare il massimo risultato in questo mese, il consiglio sciamanico quindi. E poi ultima carta andiamo a vedere l'esito del mese, cioè il futuro visibile, no? Cosa accade? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade a gennaio? Scusami, a dicembre. Allora, dicembre 2025 per la bilancia, mi stavo già proiettando avanti. Allora, andiamo a vedere il tema del mese. Qua abbiamo il 10 di bastoni e il tema del mese. Lo scopo della tua anima in questo mese è alleggerirsi dai pesi. Questo è, perché vuole che tu faccia un salto. Il 10 di bastoni mi parla di responsabilità, di cose che senti di dover portare sulle spalle. Non lo so, potrebbe essere un lavoro, dei progetti, delle relazioni, oppure semplicemente dei carichi emotivi che ti sei portato addosso da tempo. Siccome i transiti di Giove in Cancro e Saturno in Pesci ti sostengono in questo, e ti dicono anche che ogni peso è anche un seme, cioè ciò che porti con te può diventare la tua forza.
Nel senso, come vi dico sempre, no? Quello che vediamo come un peso, allora, prima di tutto dobbiamo liberarci da ciò che ci sembra non nostro, va bene? Che vengono da quelle responsabilità che crediamo di avere, ma vengono da una morale corrotta. Bene. Poi quello che ti pesa a livello emotivo, per esempio, può essere un'emozione disturbante, ma è disturbante finché tu la vivi da vittima. Quando la vivi da mago, da co-creatore, come la dolce tristezza, la dolce malinconia o la debolezza, quando tu ti allei con il rito della Kundalini, come fate già migliaia di voi, tu è un dono quello, ti autopotenzi, va bene? Quindi questo mese ti invita a fare anche una sorta di inventario. Cosa vale la pena continuare a sostenere? E cosa puoi finalmente lasciare andare? Cioè, così parte il mese, il punto di partenza, essere chiara o chiaro su ciò che è tuo e ciò che invece non lo è. Soprattutto relativo alla morale che abbiamo, I condizionamenti sociali sono. Vediamo quali sono gli spiriti al tuo fianco. Eh sì, gli spiriti ti aiutano a fare questo taglio. Abbiamo il Cavaliere di Spade, uno spirito veloce, uno spirito incisivo. Io credo che ci sia qualcuno o qualcosa che ti spingerà a muoverti molto rapidamente, a prendere finalmente delle decisioni chiare, a non restare bloccata nei tuoi dubbi, ok? Perché il Cavaliere di Spade è anche la voce del tuo amante mistico qua, che ti ricorda che le risposte arrivano se hai coraggio di agire. Non si tratta qua di fare tutto di fretta, si tratta di fare il passo giusto al momento giusto, di tagliare ciò che ti blocca e affrontare i nodi karmici che emergono. Ci vuole coraggio e ti sostengono gli spiriti in questo, ok? Sono curiosa di vedere qual è il nodo karmico, la trasformazione interiore che viene in questo mese. Ah, ecco perché, dipendenze, attaccamenti e paura. Che ti pesano e quindi lo spirito anche delle persone ti spingeranno a tagliare questi cordoni emotivi, questi lacci, queste dipendenze, queste ossessioni, queste paure. Perché il diavolo ti mostra ciò che ti tiene incatenata o incatenato. E ripeto, sono dipendenze emotive, paure, attaccamenti a vecchi schemi o attaccamenti a delle persone che limitano la tua libertà. Quindi che succede a dicembre? Dicembre ti chiede di guardare queste catene senza giudizio, perché fanno parte del tuo karma, quindi facenti parte del tuo karma hai necessità di scioglierle, senza giudizio, non né male né bene né giusto né sbagliato. Ho avuto la dipendenza emozionale da quella persona. Bene, non è né giusto né sbagliato. Qual è l'emozione che ti provoca questa dipendenza? Copula solo con l'emozione. Quindi, allora, guarda le catene senza giudizio, riconoscile, senti il loro peso e alleati con le emozioni di queste catene. Perché solo in questo modo puoi lasciare andare la catena in senso vittimistico e allearti con le emozioni che ne deriva. Potrebbe essere un po' dolorosa questa cosa a livello emotivo, però è liberatoria. Siccome abbiamo la luna piena in Gemelli e Mercurio in Scorpione, ti aiuteranno a farlo. Ti aiuteranno a fare luce su ciò che era nascosto, a comprendere i motivi profondi dei tuoi comportamenti e a trasformare l'ombra in potere personale. Perché, come vi dico sempre, la Kundalini, l'anima nera finché non la illumini. E nella tua ombra, nella tua anima nera, sono contenuti i tuoi più grandi talenti. E noi dobbiamo recuperarli, che sono stati rimossi per dare vita a un ego, a un io. D'accordo? Ok, vediamo qual è a questo punto il dono del mese, cioè cosa c'è dietro a questa trasformazione? Ah, ci picchia. Questo è un mese rivolutivo, c'è la torre. Questo è il dono che si riversa in tutti gli ambiti della tua vita, crolla tutto ciò che è falso. La grande trasformazione. La torre qua porta una liberazione improvvisa e necessaria, un crollo che spalanca lo spazio per costruire qualcosa di nuovo, per costruire qualcosa di vero, di autentico. Per esempio, nel lavoro, nelle relazioni e nella vita pratica, tutto ciò che non era solido crollerà, ma ciò che rimarrà sarà reale, sarà più tuo. Siccome abbiamo i transiti di Marte e Venere in Sagittario, ti aiuteranno a vivere questo momento come una grande opportunità. Non come catastrofe, ma come rinascita. Cioè è il mese in cui l'universo ti dice abbiamo fatto pulizia, ora costruisci su basi nuove. Ok?
cosa devi fare affinché tutto questo abbia luogo. La postura energetica qual è? Il consiglio sciamanico. Allearti con la dea della penia, 5 di denari. Penuria, scarsità, rispetto alla posizione, cosa devi fare per portare avanti la missione dell'anima che ha a che fare con tutto questo? Allearti con la dea della penuria. Allora, sapete che nel mito Penia, cioè che la penuria, poi si unisce e si sposa con Poros, che è il dio dell'ingegno. Quindi soltanto se tu senti tutta la perdita, soltanto se tu senti tutta la mancanza, lasci andare tutto e dici sì, ho fallito, oppure sono una grande fallita, sono un grande fallito, allora quando lo ammetti arriva l'ingegno, arriva la scintilla, arrivano le cose che portano prosperità, ma solo quando scendi giù, 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 nel buio, nell'ombra. E cosa nasce dall'unione di Penia e Poros? Il dio amore. Cos'è l'amore? L'amore è prosperità, l'amore è abbondanza, quindi la postura energetica è questo. Che sia una sensazione emotiva, una sensazione di perdita o materiale, questo è un invito a muoverti in questo modo. Cioè, a livello pratico, se hai necessità di chiedere aiuto a qualcuno, fallo, va bene? Quando serve. Perché questo approccio ti porterà a prosperità, quando meno te lo aspetti, te lo dico per esperienza personale. Questa carta quindi ti insegna a cooperare con la dea della penuria, della mancanza, per realizzare la prosperità. Lo spirito del mese, il tema è questo: troppi carichi, troppe responsabilità a cui siamo attaccati. Allora quando ci viene tolta la cosa, questa pelle fasulla, allora ci sentiamo persi, ci sentiamo spesati, un po'. Ok, vivitela tutta, scendi giù. Andiamo a vedere qual è l'esito del mese. Sì, ci può essere un po' di tensione col 5 di spade. È una lezione di forza questa, di discernimento. Cioè, è un invito a scegliere le tue battaglie e a non sprecare energia. Cioè, ci può essere qualche tensione o confronto, ma questo confronto, questa tensione ti aiuterà a capire dove devi fare chiarezza. Ti insegnerà a difendere ciò che conta davvero e ti prepara a gennaio con una consapevolezza e un'autonomia straripanti. Ok? Sì, perché io vedo qua chiaramente, ragazze mie, ragazzi, che portate sulle spalle dei pesi, ma hai degli spiriti al tuo fianco che fanno pulizia, boom 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 boom, che si manifestano anche con degli eventi, delle persone che accadono, questi spiriti, no? Quindi affronterai paure e attaccamenti, riceverai la liberazione necessaria e imparerai a proteggere te stessa senza rinunciare alla tua luce. Alla fine uscirai chiara, forte, pronta a costruire la tua vita veramente come la vuoi tu. Mi spiego? Fammi mettere un'altra carta sull'esito col 5 di spade. Perché sono le paure, gli attaccamenti, le resistenze a tenere in piedi delle cose che ti danno questa, dove capirai dove vale davvero la pena, dove è necessario lasciar crollare, mi spiego? È un mese degli eroi, mi verrebbe da dire. 5 di spade, vediamo. Non avevo dubbi, guarda, carta canta, 6 di bastoni. Non avevo dubbi. Il mese si conclude con un successo, con un trionfo, dove ti metti alle spalle tutte quelle situazioni angoscianti legate alle tue paure e ai tuoi attaccamenti. Io qua vedo riconoscimento, successo, trionfo per te a fine mese. Va bene? Dal 5 al 6, 5 tutte le carte un po' conflittuali, no? E il 6 è proprio la carta dell'equilibrio, di bastoni, proprio sentirai il fuoco di aver vinto sulle tue paure e i tuoi attaccamenti. Bellissimo. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli.
l'inizio, è uscito l'inizio, si è girata da sola, ci sarà un nuovo inizio. Questo mese di dicembre è la pulizia, è la pulizia perché gennaio ti vuole trionfante. C'è ancora tempo per adattarsi o ricominciare, senti la vita fluire liberamente attraverso il tuo essere. Tutti i tuoi desideri possono avverarsi nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Allora, tutti i tuoi desideri si avverano facendo questa pulizia. Questo è proprio l'inizio. Praticate yoga sciamanico i 21 giorni, ragazzi e miei ragazzi. A gennaio inizierò le masterclass, mi sono arrivate già decine di mail, però poi tanto vi farò sapere per realizzare proprio l'obiettivo, non perdersi più in chiacchiere e andare dritto al punto. Quindi l'inizio, chiaro. Datemene un'altra. Forza interiore. Questo è il mese in cui vieni testata la tua forza interiore. Non perdere te stesso nelle cose che non puoi cambiare. Concentrati su ciò che puoi cambiare, cioè atteggiamento, mentalità ed energia. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. Quindi, questo è il mese in cui produrrai e avrai la certezza di questa forza interiore che ti permetterà di cambiare atteggiamento rispetto alle tue paure, ai tuoi attaccamenti, ai crolli che ci saranno che sono legati a queste paure qua. Alla mentalità, cioè approccio alla sensazione di carenza o di penia con un atteggiamento diverso, mi alleo e non la respingo, altrimenti mi capitano cose sempre peggio, sempre le stesse, mi alleo. E questo cosa succede? La dea della penia, quella sensazione di mancanza o di tristezza, quando tu ti allei, quando tu non ti allei, ti depaupera la forza. Quando ti allei con il rituale erotico della Kundalini, o anche dicendo ho fede in te, in questa sensazione di carenza che sto sentendo, ho fede in te, se fate il rituale si convincono le cellule e fate proprio il saltone, lo sapete bene, lo dico per le ragazze nuove. Allora che succede? Che la dea penia, la penuria, ti autopotenzia e avrai tutto ciò di cui hai bisogno per un gennaio luminoso. Ok, vediamo adesso cos'altro ci dicono, ma qua già c'è, ma già a Capodanno 29, 30 e 31. Vediamo cosa ti dicono gli archetipi. Sì, non a caso qua c'è addicto. Ti aiuta a riconoscere le condotte additive, le condotte, insomma, quelle distruttive e a fargli fronte. Mi dicono che questo è il mese in cui tutte le paure e gli attaccamenti vengono fuori. Questo non è un mese facile, ma è un mese da eroi, va bene? È un mese da eroi, proprio come il 6 di bastoni, l'eroe che ritorna trionfante nella patria. Quindi qua ci sono condotte di dipendenza che generano depauperamento dell'energia che devono essere trascese o sì, perché l'anima vuole questo. Hai gli spiriti che ti aiutano, lascia che le cose crollino ciò che deve crollare, alleati al Dio e vedrai un risultato strabiliante. Va bene? Vediamo un consiglio sciamanico. Questo è un mese da eroi, Lo sciamano mistico. Allora, se mi fai le pratiche di yoga sciamanico, cioè tu prendi monetina a vita, potenzi a vita. Lo sciamano mistico ti dice tutto ciò, per lo sciamano chi è? È colui che vive in perenne stato d'estasi. Lo stato d'estasi è uno stato non ordinario di coscienza. Cosa vuol dire stato non ordinario di coscienza? Stato dove la mente razionale, paure, resistenze, attaccamenti non ci sono e quindi vede le infinite possibilità illimitate. Con la pratica dello yoga sciamanico, anche quelle dei 21 giorni che ti ho detto qua sotto, prima che iniziamo le masterclass, tu andrai a vedere tutte le infinite possibilità come se fossero proprio vere come, non lo so, come quello che hai davanti a te in questo momento. Anche se tutto è un'illusione, anche quello che hai davanti. Però, per farti capire, devi utilizzare le tecniche sciamaniche, o sì, tecniche sciamaniche. Va bene? Perché l'anima ti vuole fare un saltone qua. Vediamo un po'.
devi entrare nella foresta immaginale, fare le posture, come già sai nelle pratiche yoga sciamanico, no? Che facciamo. Vediamo cos'altro ti dicono queste, l'oracolo delle porte. Non ci posso credere. Guarda che cosa ottieni. Leggitela da sola, fatti uno screenshot. La porta del paradiso. Perché solo agli eroi è concesso questo posto. La porta del paradiso. La porta del paradiso ti dice otterrai tutto quello che vuoi. Ma prima c'è la prova iniziatica. Ed è relativa a questa penia sulla postura energetica. Otterrai tutto. Tutto. La porta del paradiso. È proprio il viaggio dell'eroe in questo mese. Va bene? Va bene. Allora, adesso ragazzi e miei ragazzi andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, cosa accade in questo mese. Vediamo. Amore, bilancia, dicembre 2025. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi? 3 di denari, 3 di bastoni, il paggio di bastoni. Guarda, guarda, vedo una persona molto interessata a te. Vedo una persona che può essere una persona che sta a distanza, una persona che ti osserva nell'ambito lavorativo o dei progetti che stai facendo per alcuni di voi. Per altri qua vedo proprio che c'è una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti, il paggio di bastoni, è molto curiosa, ha uno spirito giovane, vedo. La puoi già conoscere? Per molti è una persona nuova, questa nuova conoscenza, anche all'interno di una libreria mi viene in mente, di un corso, di una situazione la puoi conoscere qua. Fatto sta che io ti vedo aprirti al nuovo e vedo che vieni stimolata proprio dall'interesse di questa persona. È ancora un paggio, no? Una persona che ti solletica, ti dimostra interesse, anche scherzosa, uno spirito giovanile. Sì, vedo questo. Vedo questo. Vediamo un po' l'energia di questa persona. Ti osserva, scruta, delicata, però allo stesso tempo anche curiosa. Vedo una persona curiosa nei tuoi confronti, che dimostra questo interesse, soprattutto sensuale, no? Vediamo l'energia di questa persona che arriva nei tuoi confronti. Re di spade, il matto. Wow, è una persona di tanto di spessore. Io vedo che questa persona sa esattamente quello che vuole. Io qua vedo una persona che vuole un incontro con te, vuole stare insieme, sotto lo stesso tetto. È una persona che si lancia, ha le idee chiare, re di spade, lotta per quello che vuole e vuole lottare per te, cioè nel senso vuole aprirsi. Qua vedo una persona che si lancia, ha le idee chiare e si lancia, è un re, non è un paggio, anche se a te dimostra questo interesse sensuale. E 4 di bastoni mi parla di una persona che vuole un incontro con te, mi parla di incontri, puoi conoscerla all'interno di un party privato o puoi stare già insieme, però è una persona che vedo una persona molto decisa qui. O la conosci in ambito lavorativo, di corsi vari, c'è una certa attesa e poi si lancia. Questa è l'energia di entrambi, vediamo alla fine cosa accade per te in amore. C'è una persona che sta ripartendo da zero, non è una persona impegnata, non è una persona che ha zavorre, no, è una persona che si lancia, è una persona intellettualmente anche stimolante per te, intellettualmente stimolante, anche una persona che sa rischiare, per questo ti stimola. Vediamo comunque alla fine cosa succede in amore per te, 3 carte altre. La luna, tu hai un po' di dubbi, un po' di incertezze, però qua c'è la stella. Ah, ci picchia, oh mio Dio. Mamma, che potenza questi arcani, il diavolo. Io qua vedo amore e passione, talmente dirompente che ti fa un po' paura.
Io vedo amore e passione, fede in questo incontro, e, un incontro o degli incontri molto passionali, sensuali, sessuali, molto passionali, ricchi anche di romanticismo. Io vedo che la luna è legato anche al mistero, c'è un mistero in questa persona che ti attira forte, una sorta di sentirsi appartenere l'uno all'altra, che la luna è anche il passato animico, no? E questo è un incontro del destino. Del destino, tutti sono incontri del destino, vabbè, senza rendere troppo edulcorata la cosa, è proprio questo, tutti sono incontri del destino. Però qua è come se a livello sensuale, sessuale, passionale, che io vedo un incontro sotto le mura di casa, cioè nel senso, vedo anche questo, no? E grazie all'unione erotica che avrai con questa persona si stimolerà molto la Kundalini. È un incontro che avviene per farti sciogliere paure, resistenze, attaccamenti e trovare la fede nell'amore. Caspita, molto forte questa stesa, eh? Io credo che l'incontro forte è verso la fine del mese. Mm. L'incontro forte. Caspita, vediamo che ti dice questa persona con i miei oracoli, mettiamola così. Te l'ho detto, sa quello che vuole questa persona, vuole ottenere tutto. Vediamo. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra, questo deve essere, questo è l'essenziale. Cioè a volte basta mettere i miei oracoli per capire tutto nei dettagli. Vabbè, lo sapete. Cioè questa persona o sì vuole stare con te. Saremo felici? Saremo tristi? Che mi importa? Saremo l'uno accanto all'altra, cioè io con te mi evolvo, io voglio stare, voglio ottenere questo rapporto. Credibile. Cos'altro? Lotterò per te, che ti ho detto? Che ti ho detto quando ho visto questo re di spade qua, con questa accoppiata. Lotta per te. A volte basta mettere veramente solo questo, incredibile. Ma i tarocchi sono il mio grande amore, quindi. Lotterò per te. Eh sì, lo so, lo so. Cos'altro? Con te posso essere autentico, avrai autenticità, avrai affidabilità e verità, bellezza, romanticismo, passione e verità. È bellissima questa stesa sull'amore, eh? Bellissima. Ecco perché la stesa generale precedente era proprio abbattimento di tutti i luoghi comuni, della morale, delle questioni, no? Anche quella torre, il diavolo di nuovo. Sì, e questa persona ti supporterà nella accensione della Kundalini per realizzare anche gli altri aspetti della tua vita. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Cosa ti dicono questi oracoli? È caduto uno. Questo è il bivio, è la scelta che devi fare. Non sarà una scelta facile, infatti abbiamo la luna qua. Perché tra paura, paura di soffrire, cose nascoste, ma chi è questa persona che mi prende tanto? Serendipità, questa è l'occasione da prendere al volo. E poi Yang, boom. Allora a fine mese succede tutto quello che ti ho detto. Serendipità è un'occasione che arriva, quasi inaspettata, no? Cosa scelgo? Scelgo ancora di tenermi attaccata a vecchie sofferenze in modo da vittima? Questo sia prima o quando già l'hai già incontrata questa persona. Serendipità è proprio l'occasione che succede, quasi quando meno te l'aspetti. E Yang, budubum, bududum. Sì, a fine mese, guarda, a fine mese. Bello, veramente bello, bello, bello. Magari a distanza, state a distanza, ma qua a fine mese c'è proprio, ci sono incontri, c'è passione, tanti incontri, più di uno ovviamente. O comunque c'è quest'unione, no? Ok, vediamo ragazze mie ragazzi, fondamentale adesso mettere la carta del drago immaginale che ti darà i rituali della buona riuscita per canalizzare tutta questa energia potente per te in questo mese.
Vediamo cosa ti dicono prima di tutto le carte del drago immaginare. Plutone, accipicchia. Plutone ce l'abbiamo in Acquario. Che cosa sta portando Plutone in Acquario? La distruzione dell'inconscio collettivo legato a vecchi schemi. E quindi Plutone ti è favorevole. Plutone in Acquario, Plutone è il pianeta più lontano del sistema solare, no? È la parte più inconscia, l'anima nera, no? Ed è in Acquario. Quindi sta distruggendo tutto ciò che riguarda le tue paure, di tutti, non solo tue, ma se me lo evidenziano, è come se l'archetipo di Plutone in Acquario che abbiamo in questo momento sta distruggendo tutto ciò che ti zavorra. Lascia fare il processo. Ok, ma ti leggo subito la carta. 32. 32. Allora, guarda, caspita, qua c'è un rituale abbastanza lungo. Allora, aspetta. Fammi vedere una cosa, Vuole farti diventare ricco, la ricchezza. Oh, allora, mettiamo un attimo questa, che arrivo subito. Ragazzi, sono andata a spegnere la zuppa di ceci perché voglio concentrarmi su questa lettura per te. Allora, fondamentale, perché è un mese dell'eroe per te. Allora, sono Plutone e Pluto, il ricco, sono Ade, è il regno di Ade. È da me che il pianeta Terra e tutti gli esseri che lo abitano traggono abbondanza. Profonda abbondanza senza limitazioni, ma la maggior parte degli esseri si sottrae alla mia influenza, temendomi come il re dei morti. È proprio dalla morte che gli esseri viventi traggono nutrimento, fertilità e prosperità. Gli umani non accettano questo perché non sanno morire. Tutto ciò che è invisibile è morte. Io vi faccio alleare con le emozioni, con il vostro doppio, con il corpo di Bardo, che è il vostro morente. Noi abbiamo vivente e morente simultaneamente. La chiave dell'arte del morire è nel non aver paura. Se compi il transito dalla vita alla morte con paura, cadi nella fossa dell'inconsapevolezza e dimentichi. In uno stato di coscienza illuminato, non duale, non vi è paura. In questo stato la morte non è una fine, ma un sonno cosciente nel quale, addormentandosi, gli esseri umani divengono daimones, cioè spiriti guida dei viventi, e il ciclo della consapevolezza nella grande ruota delle vite, delle morti e delle rinascite rimane ininterrotto. Se realizzi che vita e morte sono in verità simultanee, hai compreso l'importanza di ciò che sto dicendo. L'abbondanza è diversa dalla ricchezza. Gli esseri umani in vita ricercano la ricchezza che è la risposta alla loro paura, perché la ricchezza è accumulo e possesso. L'abbondanza è un'onda magnifica che la mia influenza planetaria produce in continuazione sulla Terra. Trovare quest'onda, cavalcare quest'onda, significa essere nella condizione di chi ha tutto, assolutamente tutto, in totale assenza di sforzo. La mia onda non riguarda solo la profusione di mezzi materiali, ma anche di affetti, di idee, di visioni. Come vi dico sempre, la prosperità ha i 4 pilastri: prosperità di idee, prosperità di salute, prosperità di denaro, prosperità di affetti. Diverso dalla ricchezza che è l'accumulo di risorse per paura di perdere, cioè per la paura della morte. Sono il confine tra il sistema solare e lo spazio siderale. Sono il cancello tra il visibile e l'invisibile, tra il conscio e l'inconscio, tra la vita e la morte. Chi mi attraversa, chiudendo gli occhi per lo spavento, si perde nell'immenso vuoto cosmico e viene trasportato dal proprio karma, senza consapevolezza, come un legno che galleggia nella corrente di un fiume.
Chi mi attraversa senza paura conquista immortalità, libertà e prosperità e può fare ritorno sulla terra scegliendo il proprio destino. Vi ricordate il podcast Abbondanza Proibita? Ve lo spiego questo, anche la frase dell'immortalità. L'onda della prosperità che io produco sul pianeta Terra è per tutti gli esseri che vi abitano, ma per coglierla è necessario attraversare i miei cancelli e fare ritorno. Coloro che non conoscono come morire e poi rinascere rimangono sperduti cercatori di una illusoria ricchezza in una terra dura e oscura. Sono Pluto e Ade, sono il cancello e la chiave, sono l'ultimo per chi parte e il primo per chi arriva. Sono dentro di te, è lì che ci incontriamo. Il responso del drago. È il momento di investire, non avere paura, devi crederci. Investire in affetti, in risorse economiche, in tempo, in creatività, energie, non tirarti indietro adesso, ti sta dicendo. Adesso ti do il rituale della buona riuscita. Il tuo corpo è un continuo aggregarsi e disgregarsi dei 4 elementi: terra, acqua, fuoco e aria. L'alternanza incessante di aggregazione e disgregazione fa sì che il tuo corpo, come tutto in natura d'altronde, sia impermanente. Come luce di lampo appare e svanisce, non permane. I 4 elementi non sono realtà oggettive e materiali, bensì emozioni, sogni, desideri. Così infatti sono descritti nella tradizione buddista. L'acqua è l'esperienza dell'umidità e della secchezza, il fuoco è l'esperienza del calore e del raffreddamento, l'aria è l'esperienza del movimento e dell'immobilità, la terra è l'esperienza della pesantezza, leggerezza o sofficità e durezza. La meditazione sugli elementi acqua, aria, terra e fuoco è una pratica estremamente benefica e potente, poiché squarcia il velo illusorio del materialismo, conducendo il meditante in uno stato di puro benessere. Vengono attivati i processi di disidentificazione e di smaterializzazione del corpo. Ciò porta alla dissoluzione del nostro ego e ci riconduce a una visione in cui noi siamo parte del tutto. Questi sono i passi fondanti verso la libertà dalle catene dell'io e del materialismo. Questa pratica scioglie la paura inconscia e ci conquista la possibilità di trovare e cavalcare l'onda della prosperità. Assumi la posizione meditativa a te più gradita. Chiudi gli occhi e inizia la pratica contemplando il tuo respiro. Inspira ed espira in modo naturale. Senti una intensa calma in tutto il corpo. Entra nell'ultimo del tuo respiro sacro, entra nell'ultimo del tuo tempio sacro, il corpo. Contempla il tuo respiro con equanimità, cioè non giudicare, contempla il respiro. Ora prendi consapevolezza del tuo corpo dall'interno e dall'esterno. Osserva i fattori di produzione e i fattori di dissoluzione nel tuo corpo. Osserva tutti gli elementi che concorrono alla vita, i fattori di produzione, e tutti gli elementi che concorrono alla morte, i fattori di dissoluzione, la digestione, no? Vita e morte appartengono l'una all'altra, l'una è dentro l'altra. Vi sono cellule che muoiono costantemente nel corpo e altre che nascono costantemente, che si rigenerano in costante e ininterrotto flusso. Ecco perché la vita e la morte sono simultanee, ok? Nel Dhammapada si legge: contemplando il sorgere e lo svanire degli elementi dell'esistenza fenomenica, gioisci realizzando l'eterno. Produzione e dissoluzione degli elementi si mescolano in modo inarrestabile, come una danza armoniosa. Rimani al centro di questa danza e osserva in uno stato di profonda calma il fluire degli elementi di produzione e degli elementi di dissoluzione. Osservali in modo equanime. Guardali manifestarsi sotto forma di sensazioni. L'elemento acqua si manifesta con la sensazione di umidità o secchezza. Senti il principio di coscienza dell'acqua. Puoi percepire parti del tuo corpo più umide, altre più secche. Rilassati e senti la danza dell'elemento acqua in tutti i tuoi organi. Ricevi da essa la capacità di fluire senza attaccarti a nulla, senza trattenere nulla. Percepisci la tua mente come un flusso d'acqua calma, priva di ostacoli.
La tua mente è come un luogo calmo, percepisci la fluidità dell'acqua. L'elemento terra si manifesta con la pesantezza, leggerezza o sofficità e durezza. La terra è sostegno e forza delle radici. Percepisci l'elemento terra nel tuo corpo. Lascia che l'elemento terra danzi nei tuoi organi. Percepisci come alcune parti del tuo corpo sono più morbide, altre più pesanti. Riconduci i tuoi organi a queste sensazioni: pesantezza, leggerezza o sofficità e durezza. Percepisci la stabilità della terra e interiorizza la sua forza, la sua conoscenza non mediata dalla mente, la sua energia istintiva. L'elemento fuoco. L'elemento fuoco si manifesta con l'esperienza del calore e del raffreddamento. Lascia che l'elemento fuoco danzi nei tuoi organi. Senti quali sono le zone del tuo corpo più calde e quali quelle più fredde. Percepisci questo alternarsi di calore e di fresco. Assorbi l'energia e la forza dell'elemento fuoco dentro di te, nei tuoi organi che sono i tuoi antenati. L'elemento aria si manifesta con il movimento e l'immobilità. Lascia che il principio di coscienza dell'aria scorra dentro il tuo corpo. Senti il movimento di alcuni organi e l'immobilità di altre zone del corpo. Anche l'aria danza in te, in un'armonia di movimento e di staticità. Contempla questa danza degli elementi nel tuo corpo e con molto amore per il tuo essere fisico. Il suono interiore che devi ripetere è il mantra tantrico Rim Klim, che rappresenta il continuo aggregarsi e disgregarsi degli elementi. Cioè, ragazzi miei ragazzi, è più facile a farlo che a leggervelo tutto. Dovete contemplare le sensazioni del corpo, riascoltatevi quello che vi ho letto e mentre prendete sempre più, tanto già delle prime 2 o 3 volte lo prendete, fatelo ogni giorno insieme agli altri rituali, almeno 5 volte a settimana. Mentre prendete sempre più la mano, che pensate e sentite tutti gli elementi nel corpo, dentro la vostra mente ripetete il mantra tantrico Rim Klim, che si scrive così: Rim Klim, Rim Klim, ok? Ragazze, ragazzi, allora, questi rituali e quello che ci dicono le carte sono gli strumenti per realizzare il tuo obiettivo, va bene? Tutti i tuoi obiettivi. Quindi mi raccomando, praticate e realizzate tutti i vostri sogni più sfrenati. Plutone ti vuole ricca, prospera, va bene? O prospero. Quindi, detto questo, io concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!